Tra tutte le materie prime critiche, il gallio merita una osservazione più attenta. È un caso emblematico che può farci capire molte cose. Io sono Francis Fanelli e questo è We Can Rise Up, un canale per aprire gli occhi su cosa succede intorno a noi. Intendo scavare nelle moltitudini di informazioni presenti nel web, relative ad uno specifico argomento, razionalizzarle e rimbalzarle a te che sei attento a ciò che ci succede intorno. Dati sintetici, puliti, prescissi da ideologie, ma capaci di costruire opinioni, per essere attenti a ciò che ci accade intorno. Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che l'Unione Europea ha con le terre rare ed i metalli critici. È una sfida enorme per noi perché si tratta di recuperare le catene di approvvigionamento. Vi invito a vedere il mio primo post in proposito. Vediamo ora che succede con il gallio, che è inserito nella lista europea delle materie critiche. Il caso Gallio è emblematico. Analizzando, realizziamo che la situazione è simile anche per tutti gli altri materiali critici. Indovina chi ne detiene il monopolio? La Cina detiene il 98% dell'offerta mondiale. Questo è un bel problema per molte industrie, ma soprattutto per l'industria della difesa. Se ne sono resi conti un po' tardi, solo quando nel dicembre 24 la Cina ne ha bandito l'esportazione verso gli Stati Uniti. Ma com'è possibile? Con tutte le meravigliose risorse che il buon Dio ha messo sulla terra, il gallio lo ha messo tutto lì? No, il gallio è un sottoprodotto della lavorazione della bauxite, dalla quale si ottiene l'alluminio. La Cina è un grande estrattore di bauxite e di raffinazione di alluminio, mentre l'Europa non lo è più. E così gli Stati Uniti ed il Canada, che un tempo erano i maggiori produttori. Vediamo qui la produzione di alluminio negli Stati Uniti dal 1980 al 1922, area verde, inesorabile crollo. I tratti neri sono le chiusure delle miniere e delle fonderie. Simile è stato il percorso in Europa. Dalle fasi intermedie di produzione, con un metodo costoso, si ottiene il gallio. In Europa non lo si faceva appunto perché è costoso. Il governo cinese invece ha obbligato le fonderie a ricavare anche il gallio e sono passati da 22 a 440 tonnellate in anno. Sono peanuts rispetto alla quantità dell'alluminio, certo, ma questa abbondante offerta di alluminio e gallio ha fatto saltare molti dei produttori americani ed europei. Vediamo questi due grafici. In uno la produzione cinese contro quella del resto del mondo, che è di 25 milioni di tonnellate. La Cina è passata da 8 milioni a 40 milioni oggi di alluminio, oltre il 57%. Il grafico della produzione negli Stati Uniti, abbiamo visto poco fa, un calo drammatico, lo stesso in Europa, giustificato solo dai costi dall'offerta di prodotto importato. Cina contro il resto del mondo, due direzioni opposte. Cina e Russia e India rappresentano il 68% dell'offerta di alluminio ed è chiaro che non hanno alcun interesse ad aiutare il Pentagono o la NATO a costruire sistemi missilistici. Questa è la produzione di gallio, il resto del mondo cala fino a zero e la Cina che sale vertiginosamente. Il gallio ha proprietà di resistenza alle alte temperature, alte tensioni, alte frequenze, che lo rendono adatto alla produzione di chips per missili, radar, aerei stealth, attrezzature aerospaziali e comunicazioni, GPS, laser, data center. Per produrre tutto questo abbiamo bisogno della Cina. Il gallio è un derivato della produzione dell'alluminio e noi oggi non produciamo più alluminio. Niente negli Stati Uniti, poco in Canada e in Europa, più nulla in Italia. Avevamo una miniera e raffineria in Sardegna una volta, adesso c'è un museo. L'Unione Europea consuma attualmente 13,5 milioni di tonnellate di alluminio all'anno per alimentare settori vitali come l'automotive, l'aerospazio e l'edilizia, ma la produzione primaria interna è collassata a sole 950.000 tonnellate. Siamo di fronte a un deficit strutturale del 93%. Dal 2010 a oggi la produzione di alluminio primario in Europa occidentale e centrale è calata di oltre il 25%. In termini di capacità a monte, l'Europa si è di fatto deindustrializzata.
Anche per questo la Cina gode di notevole vantaggio in tutte quelle tecnologie per applicazioni industriali avanzate e attrezzature militari dove il denaro non è un problema e dove è richiesto gallio anziché silicio. Ha superato Stati Uniti, Europa e Giappone e si possono permettere di negare l'esportazione a chiunque possa costruire qualcosa per il Pentagono. Lo hanno fatto nel dicembre 2024, il link è in descrizione. Ma c'è una buona notizia. Chi dice che a Bruxelles dormono? La Banca Europea degli Investimenti ha investito nel primo impianto di produzione di gallio come parte degli sforzi europei di renderci strategicamente autonomi nel reperimento delle materie critiche. Con 90 milioni di euro sono stati finanziati 2 impianti in Grecia, ma non sappiamo quando entreranno in funzione. We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.